Rieccoci quest'oggi, come potete vedere appunto con le nostre sibille Lenormand, quindi quest'oggi utilizzerò appunto di nuovo questo meraviglioso mazzo che ci permette di affrontare un discorso per molti di voi appunto caro, ossia come procederà il mio rapporto segreto, nascosto, clandestino con un uomo che ovviamente è impegnato ufficialmente. Fino ad ora ho appunto effettuato video inerenti al rapporto di lui con la compagna ufficiale, eventualmente del rapporto tra lui e la propria famiglia anche di origine, sempre in riferimento per esempio appunto al suo impegno ufficiale, le problematiche che potrebbero portare o non portare ad una scelta, però diciamo che è arrivato il momento di affrontare nel dettaglio e nello specifico il rapporto tra lui e voi. D'accordo? Quindi a prescindere dalla compagna ufficiale, a prescindere diciamo da impegni, problematiche economico-finanziarie, figli, ok? A prescindere da tutto questo, cerchiamo di analizzare il vostro rapporto nello specifico. Utilizzerò un metodo che ho già usato molte volte sul canale, il metodo della croce semplice, che appunto prevede in 5 posizioni ben precise l'analisi di ciò che è a favore, di ciò che c'è di bello, diciamo, nel vostro rapporto, gli elementi negativi, ciò che accadrà, fatti inaspettati ovviamente nell'immediato futuro a prescindere dalla vostra volontà e ovviamente la sentenza finale, quindi ciò che accadrà nel prossimo periodo, chiaramente, con anche un consiglio importante su come poter agire. Quindi inizialmente il metodo della croce semplice, successivamente a fine estesa serviremo di altre sibille per capire meglio determinate questioni. Ovviamente aperta e chiusa parentesi, io vi lascio il link in descrizione di un video inerente in maniera particolare e particolareggiata appunto alle sibille Lenormand, quindi chiunque voglia saperne di più, voglia conoscere la vita, la storia anche di Mademoiselle Lenormand e ovviamente anche qualcosa in più in riferimento a queste sibille, può appunto cliccare sul link indicato appunto in descrizione che vi riporta immediatamente a questo video. Ovviamente questo video fa parte di un gruppo di ben 37 video nella playlist dei corsi video, videocorsi, corsi online, diciamo così, per quanto concerne tutte le sibille, tutti i mazzi che io utilizzo, tutti gli arcani, arcano per arcano, rune, astrologia e così via. D'accordo? Ovviamente per chi vuole c'è la possibilità appunto di vedere questi video abbonandosi a veramente poco più di un caffè al mese. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare le nostre sibille grazie al principio di sincronicità.
Dunque, riponiamo ora in posizione appunto laterale il resto del mazzo. Come potete vedere, qui abbiamo appunto la stesa a 5 carte, quindi come vi ho detto appunto a inizio video, appunto il metodo della croce semplice, un metodo direi piuttosto classico ed estremamente conosciuto. In prima posizione questo metodo analizza i pro di una situazione, quindi cosa c'è che va bene tra di voi. Seconda carta estratta, seconda posizione, i contro, quindi invece cosa c'è che non va. Terza carta, l'immediato futuro per quanto concerne l'imprevedibile, quindi tutti fatti o eventi da voi appunto imprevedibili, imprevisti, che però il karma vi costringerà, tra virgolette, a vivere, a prescindere quindi dalle vostre azioni o dal vostro volere. Quarta carta, ecco ciò che accadrà nell'immediato futuro o comunque a seconda del valore della carta estratta tra voi e questa persona appunto in futuro, nel vostro rapporto. Quinta carta, carta centrale, il consiglio che viene dato a voi dalle sibille. D'accordo? Dunque, iniziamo ovviamente dalla prima carta e quindi i pro della situazione. Allora, qui abbiamo una sibilla molto bella, come vedete appunto la sibilla della chiave. Dunque ragazzi, la sibilla della chiave rappresenta la soluzione, cioè voi per questa persona siete la soluzione a tutti i suoi guai, i guai del cuore. Voi avete rappresentato sin da subito per questa persona una specie di manna dal cielo, qualcosa che porta, diciamo, ecco, una persona a sentirsi un po' fortunata nella vita. Siete una buona notizia per questa persona. Siete una nuova occasione, l'occasione per ricominciare a vivere. Questa sibilla è simile alla sibilla carta del sole, che porta soluzione e rasserena rispetto a tutti i problemi della vita quotidiana. Quindi questa persona effettivamente con voi sta da Dio. Questa persona da quando conosce voi si sente meglio. Questa persona vi trova molto belle anche a livello estetico, vi trova la persona giusta, vi vede come una persona piena di idee, quindi molto intelligente, una persona anche in grado di aiutarlo a risolvere i problemi magari ecco della vita, anche problemi legali, problemi pratici, problemi economico-finanziari, professionali, cioè si fida molto di voi questa persona, e quindi è una persona che vuole essere, diciamo, condotta, no, anche un po', se vogliamo, egoisticamente al successo, no, ad una nuova vita anche da voi, cioè vi vuole al suo fianco. Ecco, questa persona non ha incertezze finalmente, mamma mia, ci troviamo di fronte a un uomo che straordinariamente non ha dubbi, non ha incertezze. Questa persona sa che voi siete la persona giusta. Questa persona sa che effettivamente con voi potrebbe essere davvero la volta giusta, la svolta, anzi direi la svolta giusta. Quindi ha una opinione spettacolare di voi. Voi rappresentate, ripeto, per questa persona la chiave a tutti i suoi problemi. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione però cosa c'è che non va. Ecco appunto il serpente.
Allora, ragazzi, questa non è appunto, abbiamo detto, una persona che ha paura, indecisioni, questo sa ciò che vuole, il problema è che questo è abituato al tradimento, è abituato alle menzogne, è abituato ai segreti e a vivere le situazioni di nascosto. Il serpente è la carta dei comportamenti infedeli, dei comportamenti nascosti, dell'ambiguità, del classico piede in due scarpe, cioè questa persona sa ciò che vuole, ok? Quindi non è un uomo spaventato, Dio, da quello che può accadere, dal fatto che possa far soffrire la compagna, dal fatto che questa è una persona furba, è una persona egoista, è una persona legata fortemente alla materialità, come è tipico del serpente, è una persona che vive e vi dirò anche che ama vivere. Ecco, in queste situazioni dove prova adrenalina allo stato puro, quindi il gusto del torbido, diciamo, ok? Del vivere le situazioni in maniera clandestina, nascosta, doversi nascondere. Quindi questa persona, diciamo che obiettivamente, moralmente ed eticamente non è proprio impeccabile. Io non amo mai giudicare nessuno e ovviamente non lo farò neanche questa volta, quindi questa persona è fatta così. Il problema è che una persona fatta così, chiaramente qualche problemino alla controparte, ecco, potrebbe crearlo. In questo caso sia alla compagna che passa difficilmente dalle porte, ma anche evidentemente a voi, ok? Ecco, passa difficilmente dalle porte non per l'aspetto chiaramente estetico, ma per delle protuberanze che ha sulla testa abbastanza, ecco, lunghe. Cioè, quest'uomo non è proprio, ecco, diciamo, il candidato giusto per poter indossare la coccarda di vincitore di Mister Fedeltà 2026. Ok? Cioè quest'uomo evidentemente, ecco, tende a vivere i rapporti sempre in maniera particolarmente, sì, per carità, eccitante, dove la passione, la carnalità è al primo posto, però obiettivamente questa è comunque una persona che tende a mentire facilmente in maniera lucida e razionale. Non stiamo parlando delle cosiddette, tra virgolette, bugie bianche, che poi, voglio dire, anche quelle, sarebbe un discorso molto lungo da fare, perché bugie bianche, insomma, che ce ne sono pur sempre bugie, però diciamo che ecco, comunque questa persona non mente per proteggere se non altro qualcos'altro, il suo patrimonio, i suoi figli, no. Questa è una persona che volutamente combina alle spalle delle situazioni perché ama il rischio. Ok? Quindi è una persona che, diciamo, come ha, ecco, mentito alla compagna ufficiale, potrebbe così già aver mentito anche ad altre donne che magari ha frequentato prima della compagna ufficiale, quindi potrebbe aver già tradito anche altre donne o aver tradito la compagna ufficiale con altre donne prima del vostro ingresso nella sua vita. Quindi è una persona che, diciamo, ecco, tende un po' troppo, in maniera del tutto lucida e conscia, ad utilizzare bugie. Non è proprio, ecco, la persona più leale del mondo. È una persona che non sa rinunciare alla seduzione, non vuole farlo. Ripeto, ama il sesso questa persona, ama la sessualità, ama, ripeto, ecco, diciamo questi momenti, no, di nascondimento, il vivere le situazioni proibite, ok? È una persona che ama la malizia, è una persona che ama la seduzione, è una persona che ama i non detti, è una persona che ama, ripeto, il clandestino, no? Quindi comunque l'adrenalina del dover vivere le situazioni di nascosto e soprattutto è una persona che ama particolarmente il rischio. Inoltre, ragazzi, la carta del serpente ci riporta anche a chi
è circondato, come in questo caso, da persone simili a lui. Quindi, se lui è una persona poco onesta e ovviamente furba, tendente all'infedeltà, questa persona è circondata da conoscenze e amicizie che lo spingono alla tentazione, che lo tentano come serpente, no? Quindi persone che invece ovviamente di portare appunto quest'uomo sulla retta via o comunque diciamo a ragionare, ok? E magari anche a fare una scelta, ecco che spingono questa persona al doppio gioco, all'ambiguità, alle due storie contemporaneamente. Ok? Quindi se lui già non è un santo, non è ovviamente circondato da santi, ma da persone similmente a lui attratte dal rischio e dall'infedeltà. D'accordo? Questa persona mente volutamente perché gode in queste situazioni. È chiaro che dunque questa persona potrebbe avervi mentito, perché è tipico del serpente, anche in riferimento magari a sue problematiche che lui vede come ostacoli enormi ad una scelta. Potrebbe avervi parlato di problemi economici che magari non ci sono, potrebbe avervi parlato di problematiche legate ai figli che non ci sono, potrebbe avervi parlato di problematiche professionali che non esistono. Cioè questa persona veramente va filtrata quando parla, perché molto spesso non racconta la verità e tende a lasciare l'altra persona all'oscuro, quindi lei ma anche voi, dei suoi movimenti e delle sue scelte. Quindi è chiaro che con una persona del genere, ragazzi, bisogna parlare chiaro, bisogna vederci chiaro. Poi andremo a vedere anche qual è il consiglio delle Sibille, però sinceramente, anche non dovendo aspettare il consiglio della quinta carta, io in questo caso voglio esortarvi comunque alla chiarezza, d'accordo? Cioè questa persona è veramente molto presa per voi, l'ho detto con la carta della chiave, pazza di voi, cioè voi piacete enormemente a quest'uomo, vi vede anche proprio esteticamente, mentalmente, moralmente, come la persona giusta, ok? Quindi su questo non ci piove, però è chiaro che è una persona che tende alla menzogna. A omettere dettagli che per l'altra persona sarebbero molto importanti, quindi occhio, ok? Semplicemente prestate attenzione a tutto quello che vi racconta. Cercate di indagare, no? Magari anche, di avere una controprova. Siate più attente nel momento in cui questa persona vi possa raccontare XY. Va tutto verificato, perché questo è un furbo micidiale. Ok, non è un confuso. Oggi non abbiamo di fronte un confuso, un indeciso, un uomo spaventato. Questo è tutt'altro. Questo è un furbo patentato. La sa molto lunga. Ok? Il serpente sa tentare, sa indurre, no, gli altri anche a sbagliare o a fidarsi di lui. Come potrebbe portare la compagna a fidarsi di lui e a non sospettare assolutamente un tradimento, ma anche voi. D'accordo? Ecco perché vi sottolineo occhio. Indagateci su. Fate un po' le detective. Allora, vediamo ragazzi invece appunto in terza posizione che cosa abbiamo. Vediamo un po' quale carta abbiamo. Allora, le nuvole. Dunque ragazzi, sicuramente nell'immediato futuro ci saranno delle nuvole, cioè dei piccoli contrattempi che potrebbero per esempio impedirvi di vedervi o comunque di incontrarvi in caso abbiate per esempio stabilito un incontro piuttosto che appunto un momento da trascorrere insieme o il sentirvi, una videochiamata, insomma qualsiasi cosa inerente a voi. Questa è una carta che parla di complicazioni. D'accordo? Quindi situazioni ostacolate, chiaramente a prescindere dalla vostra volontà, sia dalla sua che dalla vostra. Ovviamente, io lo ripeto sempre ragazzi, la carta delle nuvole è una carta che parla di
diciamo contrattempi, ostacoli solo temporanei. Dopo le nuvole torna sempre il sereno. D'accordo? Quindi è chiaro che qualcuno, magari anche la compagna ufficiale, potrebbe semplicemente mettere i bastoni fra le ruote, però diciamo che le nubi, ecco, le nuvole non sono sempre riferite all'altra donna o a questioni familiari, possono essere anche problemi per esempio professionali, cioè di vita, di ecco, quotidianità, d'accordo? Che semplicemente possono portare ad un rallentamento della situazione. D'accordo? Quindi un po' di instabilità, un po' di incertezza sul come operare praticamente, non su quello che lui vuole o sui suoi sentimenti. L'abbiamo detto, questa persona sa benissimo quello che vuole, d'accordo? È una carta di qualche piccolo impedimento esterno, ma è solo un rallentamento momentaneo. D'accordo? Quindi non si sta parlando di un problema enorme, non è la carta della montagna, d'accordo? Non stiamo parlando di qualcosa di assolutamente irrisolvibile, stiamo parlando di qualcosa di assolutamente momentaneo. Tra l'altro la velocità di questa carta, per quanto concerne le tempistiche, vi fa appunto capire che sono, ecco, dei contrattempi momentanei, cioè grosso modo la carta delle nuvole si riferisce ad un tempo, ad un lasso di tempo da un minimo di una settimana a un massimo di 2-3 settimane al massimo, d'accordo? Quindi comunque stiamo parlando di, ecco, contrattempi assolutamente momentanei. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente non è una carta che parla di allontanamento, di rotture, di situazioni, ecco, gravi, irrisolvibili. È una carta che parla di prossimi giorni, prossime settimane un po' in difficoltà. D'accordo? Qual è però il problema, ecco, della carta delle nuvole? Le nuvole, ragazzi, a cosa vi fanno pensare? A qualcosa di un po' oscuro, no? Di nebbia, qualcosa di nebuloso, di non chiaro. Dunque, torniamo al discorso di prima, ossia, molto chiaramente, in caso questa persona vi dica non possiamo incontrarci perché, per esempio, la bambina sta male, oppure perché ho un impegno di lavoro, oppure perché devo partire e andare in Australia, ok? Cercate di, ecco, collegarvi anche a livello proprio di istinto, di pancia, ok, alla realtà dei fatti. Quello che mi sta riportando può essere la verità oppure è solo una scusa per nascondere invece un'altra verità? D'accordo? Quindi cercate di comprendere se questa possa essere una verità assoluta o appunto una scusante. Non tanto per non vedervi, perché questa persona, lo abbiamo detto, ha voglia di star con voi, ma perché magari ha delle altre situazioni, non per forza altre donne, assolutamente no, ma magari altre questioni sue personali di cui lui non vuol parlarvi. Assolutamente può, ci mancherebbe. Non è che tutti dobbiamo raccontare sempre a tutti tutto, ok? Questo certamente. Fatto sta che comunque potrebbe nascondervi qualcosa in riferimento magari al suo rapporto di coppia, piuttosto che a questioni economico-finanziarie o professionali. Quindi la carta delle nuvole vi mette ovviamente sull'avviso, tanto quanto il serpente, prestate attenzione a quello che vi dice. Può essere plausibile come scusa la figlia che sta male? Oppure ci possono essere altre verità? Oppure la verità è un'altra? Oppure deve fare altre cose, altre questioni? Ripeto, ci mancherebbe, questa persona può pretendere la discrezione e la privacy, ma ci mancherebbe, però cercate almeno voi dal vostro punto di vista, ecco, di essere più lucide possibili in riferimento a ciò che lui vi riporta. Cioè, ragazzi, a non prendere sempre tutto come oro colato, d'accordo? Cercare di non bere tutto ciò che lui ovviamente vi racconta, perché potrebbero essere
semplicemente, ecco, delle scusanti, ripeto, ma non necessariamente per dolo, cioè per farvi del male, per ingannarvi, per manipolarvi. No, questa persona potrebbe avere delle questioni di cui semplicemente non vi vuol parlare. Va benissimo, però voglio dire, potrebbe anche magari non raccontarvi una menzogna, ma da persona adulta, magari anche semplicemente raccontarvi che ci possa essere una problematica che deve risolvere e di cui in quel momento magari non vi vuole o non può parlarvi per svariate motivazioni, o anche semplicemente accennarvene, ecco, una minima parte in maniera molto generica. Non c'è bisogno di raccontare tutto nel dettaglio, d'accordo? Io capisco il bisogno di privacy e di discrezione di tutti, ma questo ci mancherebbe. Però ecco, magari raccontarci su e ricamarci su invece una menzogna epocale, ecco, magari anche no. Attenzione, quindi, questa persona potrebbe, ripeto, raccontarvi qualche piccola bugia di troppo. Ripeto, nulla di drammatico, non lo fa e non lo farà per nascondervi chissà che cosa, ok? Ma magari degli impegni momentanei passeggeri di cui lui non vuol parlarvi, per carità, può, però ecco, magari non raccontarvi la storia, ecco, del parente morente in Australia, ok? Cioè, c'è un limite poi alla menzogna, d'accordo? Quindi attenzione comunque a quello che vi dirà, perché comunque le nuvole riportano all'ambiguità, a situazioni non chiare, ok? Che quindi questa persona evidentemente deve affrontare e affronterà nell'immediato futuro. Ovviamente l'argomento può essere vario, quindi menzogne inerenti per esempio all'aspetto economico, piuttosto che guai familiari, piuttosto che problemi professionali, di cui magari lui non vi vuol parlare, ci mancherebbe. Però ecco, potrebbe non raccontarvi tutta la verità. Ripeto, sono situazioni passeggere, quindi ostacoli momentanei che poi spariranno assolutamente. Dunque, vediamo ragazzi ora in quarta posizione il futuro tra voi e questa persona. Allora, una carta bellissima, la Sibilla dell'Anello. Allora, questa è una carta che parla del coronamento di un sogno d'amore, quindi in caso voi abbiate comunque un desiderio di vedere a presto, ovviamente a breve, questa persona, la vedrete. In caso voi vogliate, ecco, un atteggiamento diverso da parte di questa persona, molto più presente, lo avrete. Questa carta, come potete vedere, è legata all'asso di bastoni, quindi progetti pratici che finalmente prenderanno forma. Quindi tutte le difficoltà previste dalla nuvola, dalla carta delle nuvole, svaniranno. Ma ve lo avevo già detto anche poco fa. Quindi ci sono dei progetti, ci saranno dei progetti importanti che ovviamente vi faranno toccare con mano la forte connessione che questa persona ovviamente prova nei vostri confronti e ha con voi. È chiaro che questa persona saprà anche essere, meno male, straordinariamente più sincera, perché la carta dell'anello e dell'asso di bastoni parla di lealtà comunicativa, di fedeltà, di animo trasparente, di armonia, legata appunto a una grande volontà nel comunicare, nell'aprirsi. Quindi è una carta molto bella che parla di collaborazione, progetti che vanno a buon fine, negoziazioni, uno scendere anche a compromessi. Le tempistiche tra l'altro sono veloci. Vi avevo detto che grosso modo le nuvole rappresentavano, ecco, degli ostacoli, un lasso di tempo tra 2, 3, 4 settimane al massimo. La carta dell'anello ci ribadisce queste tempistiche, cioè la situazione poi si risolverà ovviamente e dentro al massimo 3-4 settimane, diciamo circa una ventina, una trentina di giorni, ecco che voi
riuscirete o a vedere questa persona o a sentire questa persona, comunque a programmare un incontro, a vivere veramente dei momenti molto belli tra voi e questa persona. È una carta che, ripeto, parla di un asso di bastoni, quindi sicuramente sessualità, sicuramente feeling erotico. Voi toccherete con mano quanto questa persona sia legata a voi entro poco tempo, entro, ripeto, le prossime 3-4 settimane al massimo. Dopo questo momento iniziale di difficoltà, ecco che la situazione migliorerà e quindi ci sarà un impegno molto più serio da parte di questa persona, volto proprio al voler in qualche modo, ecco, gestire al meglio il vostro rapporto. L'anello, ragazzi, è innegabilmente una carta che parla di legame. Quindi voi percepirete il legame che c'è tra voi e questa persona, un legame forte. D'accordo? Un legame che prevede quindi un'unione di corpi, ma anche di anime. Vediamo ora, ragazzi, però a questo punto il consiglio che appunto dalle Sibille. Allora, qui abbiamo la torre. Allora, un consiglio quanto mai a mio avviso dolce. Proteggete voi stessi. La carta della torre tra le Sibille non è la carta della torre dei tarocchi, quindi non confondiamo le due cose perché siamo su due piani totalmente diversi. La torre nei tarocchi rappresenta la distruzione, il portar fine a qualcosa anche in maniera piuttosto dura. La torre nelle Sibille è il contrario proprio, cioè anzi è il proteggere se stessi, valutando bene le circostanze. È una carta che potrebbe parlare per voi nei prossimi circa 20-25 giorni, prossime 2 settimane in particolar modo, ecco, soprattutto, di un momento di stanchezza, di stress, anche evidentemente, ecco, un momento legato a queste nuvole con questa persona. Ecco, vi viene consigliato di, diciamo, meditare e riflettere per bene, anche, diciamo, allontanandovi un po' da questa situazione, guardando da terzi, ok? Quindi vi viene consigliato di proteggere voi stessi, il vostro cuore, la vostra interiorità, da situazioni esterne appunto ambigue, caotiche, ostacolate, ostacolanti. Quindi cercate di portare a guarigione il vostro cuore, ripeto, anche semplicemente valutando con razionalità. Ve l'ho detto, ragazzi, a proposito della carta del serpente, cercate di affinare il fiuto all'olfatto, cercate di capire bene se tutto quello che questa persona possa raccontarvi possa essere la realtà, oppure se ci possano essere delle altre verità alle spalle. È una carta, la torre, che parla anche di guarigione fisica, perché voi potreste proprio aver bisogno di rilassarvi, di magari, ecco, togliervi, no, da addosso proprio quella sensazione di stress, di emotività confusa. Quindi cercate di, magari, ecco, dedicare più tempo a voi stessi, alla cura del vostro corpo, del vostro benessere, al far provare al vostro corpo delle sensazioni piacevoli. Ormai siamo in primavera, quindi stare più a contatto con la natura. Quindi cercate di riprendervi bene per poter ripartire più forti di prima. Quindi cercate, ripeto, proprio di distaccarvi mentalmente, magari da situazioni impegnative, per riflettere e capire bene che cosa fare di una determinata situazione. Quindi non buttatevi a capofitto per cercare di risolvere questa situazione, andare incontro a questa persona. Cercate di riflettere, fermatevi a pensare, quello che mi sta raccontando può essere realmente la verità? Mi sta dando ciò che io vorrei?
Oppure forse è il caso in questo momento, visto che ha delle palesi, evidenti difficoltà, fare un passo indietro e prendermi del tempo per me stessa? D'accordo? Quindi vi viene chiesto proprio di proteggere assolutamente il vostro cuore. Svagatevi. Cercate di non pensare a tutto ciò che per voi rappresenta un problema o una difficoltà o in particolar modo una delusione. A mio avviso proprio a causa di queste nuvole che potrebbero evidentemente deludervi. D'accordo? Quindi cercate di risintonizzarvi con voi stesse, approfittate di questo momento, magari di difficoltà, di lontananza, questa persona per cercare di invece, ecco, prendervi del tempo e dedicarlo a voi stesse, perché è importante. Questa persona tanto non vi scappa, ve l'ho detto con la carta dell'anello. Cercate però di dedicarvi a voi stesse, questo è importante. Quindi allontanarsi da situazioni deludenti, conflitti, delusioni. È una carta legata al 6 di spade, come potete vedere, quindi chi si allontana da un conflitto. Quindi cercate di ritrovare voi stesse con la vostra serenità. Evidentemente per questa persona non è il momento giusto, ma cercate di chiedere chiarezza, di pretendere un atteggiamento serio e rispettoso nei vostri confronti, senza estorcere delle verità, d'accordo? Però cercando di fare in modo comunque, una volta che questa persona ritorni, sia sincera con voi, perché voi avete diritto, ovviamente, alla verità. Ora, come vi avevo promesso, cerchiamo di capirci un po' di più in riferimento a queste nuvole, a questo anello. Vediamo un po'. La volpe, il cavaliere, perfetto, la bara, la montagna. Allora, sì, sicuramente per quanto concerne le nuvole, qui abbiamo appunto la volpe e il cavaliere, quindi le difficoltà saranno inerenti al sentirvi, al vedervi, perché ragazzi, la carta del cavaliere parla di incontri, quindi anche di messaggi, di notizie, inerenti appunto a qualcosa di pratico, quindi il vedervi, il potervi incontrare, parla di inviti, di un qualcosa che magari si aspetta e si desidera da tempo, perché la carta del cavaliere è una carta molto bella che parla di chi ha voglia di vedervi, quindi di un sentimento che spinge questa persona al volervi vedere, anche a far visita entro sicuramente tempistiche velocissime, perché chiaramente la carta del cavaliere ha veramente tempistiche rapidissime, da qualche giorno a un mesetto proprio circa, quindi al massimo a un 4-5 settimane, ma effettivamente anche entro 3, 4, 5 giorni ovviamente, questa persona potrebbe volervi vedere. Ecco, di fronte a questa volontà e progettualità ci potrebbero essere proprio dei problemi, degli ostacoli, diciamo, legati alla contingenza, come dicevo con la carta delle nuvole. Ostacoli passeggeri che passeranno presto, che lasceranno spazio, invece effettivamente comunque poi all'anello, quindi è una situazione molto bella e molto positiva. La carta della volpe rappresenta ovviamente quindi degli ostacoli che questa persona dovrebbe essere in grado di superare con astuzia, con furbizia. La volpe rappresenta chi se la sa cavare, e ovviamente anche l'agire con inganno, quindi evidentemente o c'è la compagna ufficiale intorno, per cui deve riuscire ad ingannarla per potervi ovviamente rivedere,
o obiettivamente questa persona ha altre problematiche. Lo abbiamo detto, con le nuvole le problematiche possono essere di varia natura. Quindi questa persona sicuramente deve agire in modo furbo e astuto. Potrebbe quindi avervi fatto false promesse, cioè in caso vi abbia detto appena trascorse le vacanze di Pasqua ci vedremo sicuramente, potrebbe aver mentito, perché obiettivamente questa persona potrebbe essere stata a conoscenza e consapevole delle difficoltà, ma potrebbe avervele taciute per proprio tornaconto, quindi per non farvi arrabbiare, per non farvi allontanare da lui. Quindi questa persona potrebbe avervi raccontato qualcosa di non vero. Ecco, qui ritorniamo a quello che vi ho detto, alle nuvole. Difatti la volpe spiega appunto le nuvole e il serpente. Attenzione ragazzi, ve lo ribadisco da inizio stesa, al fatto che questo è un furbo patentato, quindi potrebbe non avervi detto la verità in riferimento a questioni sue personali, potrebbe avervi detto di essere rimasto in città con la compagna, invece magari potrebbe essere partito per un magari weekend fuori porta, per queste festività pasquali, quindi potrebbe avervi mentito per non farvi anche semplicemente, ecco, rimanere male, però lo ha fatto, ok? È un esempio, non deve essere per forza accaduto solo questo, è un esempio per farvi capire che qualcosa potrebbe avervi omesso, d'accordo? Lo ha fatto, ripeto, sì, per non compromettere la sua posizione nei vostri confronti, ok? Però è chiaro che potrebbe aver nascosto una verità. Quindi una carta che esattamente come le nuvole parla di promesse non mantenute, affari non puliti, ambiguità, intrighi e menzogne. D'accordo? Quindi questa persona potrebbe non aver avuto, diciamo, magari quelle problematiche o comunque quegli affari da sbrigare di cui vi ha parlato, potrebbero essere magari altri, ripeto, di cui non vi parla anche per proteggere magari se stesso dalla vostra ira, dalla vostra collera. Fatto sta che sicuramente qualcosa non vi ha detto, c'è un non detto. E questa è una cosa che mi viene ribadita molto spesso dall'inizio della stesa, quindi chi ha scelto di ascoltare evidentemente questo video per il principio di sincronicità evidentemente deve scoprire qualcosa, c'è qualcosa di cui questa persona non vi ha parlato, d'accordo? Nulla di grave, ma comunque qualcosa che potrebbe in questo momento impedirvi di magari vedervi o comunque di sentirvi come vorreste, frequentemente come vorreste. Quindi c'è qualcosa in più. D'accordo? Poi però chiaramente, ripeto, l'incontro c'è perché la carta del cavaliere ovviamente è successiva alla carta della volpe. Ci fosse stato il contrario, vi avrei detto c'è un perdurare delle difficoltà. In realtà, dopo le difficoltà e la necessità di essere furbi della volpe, c'è il cavaliere, quindi l'incontro ci sarà. Ve l'ho detto che la carta delle nuvole rappresenta solo qualcosa di momentaneo, però ci sarà un piccolo ostacolo, ci sarà. Più che altro rallenta un po', ecco, diciamo così, la situazione, cioè la volpe rappresenta delle tempistiche che si allungano rispetto evidentemente al voluto e al dovuto per qualcosa di cui lui non vi ha parlato. Ecco, per spiegare la carta dell'anello abbiamo la bara e la montagna. Diciamo che per definizione bara più montagna, ecco, rappresentano il cambiamento rallentato da problematiche di una certa consistenza, che vengono però superate, assolutamente sì, ma con grande determinazione, cioè ci vuole determinazione, forza e coraggio. Ve l'ho detto ragazzi, questa persona la volontà di star con voi ce l'ha, ve l'ho detto dall'inizio con la carta della chiave. Vi ho detto che la carta dell'anello rappresenta un feeling, un rapporto importante che voi percepirete sempre più importante tra voi e questa persona. Quindi il rapporto, cioè ci sarà, voi sentirete questa persona presente, ok? Cosa c'è di buono? La bara, cioè la bara rappresenta il cambiamento, la trasformazione, qualcosa però di profondo. Ecco perché vi dicevo che voi vedrete questa persona cambiare, diventare molto più presa a parte della vostra storia.
Quindi questa persona evidentemente vuole qualcosa in più con voi, ve l'ho detto. Non ama le situazioni stagnanti, questa persona ama il rischio, questa persona ama l'azione, è stanca, ama l'evoluzione, ama il movimento, il cambiamento, ok? Quindi vuol muoversi verso questa direzione. Questa persona, ripeto, non ha paura, non è una persona insicura e indecisa, sa cosa vuole e sa che vuol chiudere con la situazione che lui ha ufficiale, ma sa che lo deve fare con saggezza, con prudenza, e sa soprattutto che deve agire come vuole la montagna, cercando di vincere tutte le enormi sfide che questa situazione gli porrà dinanzi. Non sarà tutto così semplice. Quindi dovrà veramente dar fondo a determinazione, pazienza, coraggio e autostima. Perché senza la fiducia in se stessi non si va da nessuna parte. Perché gli ostacoli, lo abbiamo visto, ci saranno tra poco con le nuvole, che sono ostacoli passeggeri, ma ci saranno anche ostacoli più grandi con la carta della montagna. Quindi forti ritardi, situazioni impegnative, difficili anche da superare, perché la montagna, ragazzi, nelle sibille rappresenta sempre dei cambiamenti rallentati da ostacoli importanti, cioè gli ostacoli rappresentano una montagna, cioè qualcosa di impervio, non impossibile, ma che rappresenta insomma una sfida abbastanza impegnativa. Ok? Può anche rappresentare un nemico in carne e ossa, quindi potrebbe essere anche, ad esempio, il caso di un rivale, per esempio la compagna di lui, che vuol fare di tutto per sabotare il cambiamento. Vi ho detto che lei potrebbe girargli intorno in questo periodo, magari causargli momentaneamente, diciamo, ecco, delle problematiche di poco conto, poi invece delle problematiche più importanti. Ma lui ce la farà, ve l'ho detto, con l'anello. Poi vi ho detto, ragazzi, questo è un furbo. L'inventiva di certo non gli manca, le bugie neanche. Sa cavarsi d'impaccio questa persona, non è uno sciocco, è un furbo. D'accordo? Quindi, purtroppo ci potrebbero essere anche in futuro, ecco, delle situazioni importanti. Ma questa è una persona che non demorde. Questa è una persona che vuole viversi il rapporto con voi perché gli piace, perché vuol vivere queste situazioni, piacciono da morire, e di conseguenza, nonostante queste difficoltà, questo va avanti. D'accordo? Quindi l'anello c'è, la bara c'è, cioè la volontà di veramente portare a un cambiamento c'è. Qui c'è qualcuno, qualcosa che potrebbe creare problemi a breve con le nuvole, che poi vengono appunto risolti questi problemi, e anche in futuro, quindi problemi importanti. Quindi potrebbe essere la compagna ufficiale, in caso siate impegnate potrebbe essere anche il vostro compagno, o situazioni di altro genere, che però non riguardano la volontà di questa persona di star con voi. Quindi questa persona, ovviamente, ripeto, ha un difetto, diciamo, abbastanza importante, usa troppo la menzogna, non racconta la verità, però la volontà di star con voi ce l'ha e ce l'avrà. Il problema è che ci sono degli ostacoli abbastanza impegnativi, meno impegnativi a breve, più impegnativi in futuro, di cui però lui non vi parla. Quindi non è chiara questa persona, quindi non vi permette nemmeno di capire e nemmeno di scegliere se la situazione possa andarvi bene o meno, perché questa persona evidentemente sa che raccontandovi la verità dei fatti voi potreste dire no caro mio, a bello sai che c'è, quindi lo sa il furbetto, ecco perché non ve lo dice. Cercate di indagare voi, ragazze mie. Ricordate la sibilla, non la carta, non l'arcano maggiore, la sibilla della torre. Proteggete voi stesse da delusioni, problemi, spostatevi. Cercate di guardare la situazione dal di fuori, da terze.
Cercate di analizzare il tutto con lucidità, con consapevolezza, con coscienza e anche con conoscenza. Cercate di capire e chiedete anche, cioè, ok, lui non ha dovere di dirvi tutto, però voglio dire, no? Va bene la discrezione, ma fino a un certo punto. Perché ci sono in ballo anche i vostri sentimenti e la vostra vita. Quindi cercate di esigere chiarezza da parte di questa persona. Soprattutto in futuro, c'è questa montagna, quindi queste difficoltà così importanti. E quindi questo cambiamento con la carta della bara che viene bloccato e arenato da fattori terzi, che potrebbero anche essere rappresentati, ecco, da persone in carne e ossa, Potrebbe essere tranquillamente la compagna ufficiale, questo assolutamente, nelle questioni di cuore assolutamente sì. Di solito in rapporti extraconiugali, ecco, la bara è sempre rappresentata comunque dalla volontà di sciogliere un legame, la montagna dalla difficoltà nel farlo a causa della presenza di una compagna ufficiale, insomma, particolarmente rognosa, che crea appunto problemi, d'accordo? E che allunga i tempi. Certamente, ragazzi, ovviamente è una carta molto positiva, è comunque la carta dell'anello, al di là poi ovviamente di queste difficoltà imposte sicuramente dall'esterno, d'accordo? Però vi ripeto, lui è un furbo, questo ci sa fare, non vi preoccupate, troverà il modo per sganciarsi da varie situazioni. Questo è un furbo, non è un indeciso, non è un uomo spaventato, sa quello che sta facendo, quindi purtroppo ahimè anche quando vi mente, questo è un furbo sempre, nel bene e nel male, d'accordo? Ovviamente ragazzi, io lo ripeto sempre, queste sono stese interattive, per chiunque voglia saperne di più è importante, ovviamente è necessario e consigliabile un consulto privato sulla vostra specifica ovviamente situazione. Per avere un consulto con me basta contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione e ovviamente come sempre a video. E in caso lo vogliate, ovviamente potete tranquillamente abbonarvi e dunque usufruire dei video appunto che pubblico per soli abbonati, quindi delle estese con titoli altrettanto interessanti, però riservati ovviamente ai soli abbonati, a poco più veramente di un caffè al mese. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, per quanto concerne voi, forza, coraggio, determinazione. Come sempre, ovviamente, buon percorso karmico e a presto!